Tommaso, come stai? Ciao, io sto bene, grazie Tommaso. Innanzitutto ti volevo fare le mie congratulazioni per il tuo master, che è stata davvero una laurea coi fiocchi Grazie, la CalArts, con il tuo corto di tesi, che è stato selezionato nella settimana della critica di Venezia, ha vinto peraltro anche il premio parallelo FEDIC. Te l'aspettavi così giovane, nonostante tu non sia per niente alle prime armi? lo speravo quello sicuramente, nel senso che era un po' il mio sogno, quello di esordire con il mio corto di fine percorso americano, di fine laurea, in un festival importante internazionale. Sapevo di aver fatto un corto bello, quello sì, più degli altri, che per vari motivi mi era venuto fuori un'opera molto intima che lavorava bene su quello che volevo raccontare. Yeah, it'll be weird. But I'm not gonna disappear. I'm just gonna be in another place. Dici che andare in America ha cambiato il tuo modo di fare film. Sei passato da un genere fantasy a cui appartengono i due corti che hai girato in Italia, per arrivare invece a un genere di film più esistenziale, più intimistico. E devo dire che sentendoti dire questa cosa mi ha molto incuriosita perché ho sempre pensato all'Italia come a un tipo di produzione più autoriale, più introspettivo e invece all'America di Hollywood, dove invece associamo dei film più patinati e più accessibili al grande pubblico. Assolutamente. Tu invece a Los Angeles che idea di film hai trovato? Il tuo dubbio a riguardo è giustissimo, nel senso che di solito i film più autoriali, anche quelli che più mi ispirano, sono di stampo europeo, mentre in America noi pensiamo alla grande macchina di Hollywood. Il punto è che sono andato in una scuola che, nonostante sia stata appunto fondata da Walt Disney, ha un forte elemento sperimentale. E quindi in un ambiente del genere ho abbandonato i temi che venivano visti come mainstream, come il fantasy, nonostante mi piacciono tuttora, mi hanno fatto capire che per la sensibilità che avevo dovevo smettere di nascondermi dietro a queste storie fantastiche molto visive e cercare di raccontare personaggi, emozioni intime. Quindi sia Finisterre che il corto precedente Memories of a Stranger sono dialoghi tra persone più o meno della mia età, sicuramente con un tono molto cupo e depresso, quello me lo dicono tutti, però che analizza uno stato d'animo. Quindi la mia scuola mi ha portato a fare Ho questo. trovato un po' la profondità dell'italiano in America. Esatto, esatto, è molto strano, ma è andata così. E a proposito appunto del parallelismo, se vogliamo, tra artisti italiani e artisti americani, ho letto che hai lavorato insieme ad Andrea Pallaoro per Anna. Sì. E quindi, intanto ti volevo chiedere com'era stata quell'esperienza. E poi, nonostante Pallaoro sia comunque cittadino americano, se hai notato una differenza nell'imparare la direzione di un film da un autore italiano piuttosto che da un americano. Anna è stata un'esperienza importantissima che mi ha cambiato radicalmente e in più in Anna c'era l'attrice protagonista è Charlotte Rampling che vinse anche miglior attrice a Venezia per Anna e vedere un regista con un forte senso estetico e uno stile molto puro cinematografico ma molto rigoroso. Far recitare un'attrice che è quasi una diva del cinema d'autore europeo sicuramente ha avuto una fortissima influenza su di me. Rispetto a un approccio americano, beh, le crew europee sono molto più piccole, nei film americani tendenzialmente sono molto più distanti tutti i reparti. Senti, tornando invece al tuo corto di laurea, quindi Finisterre, che appunto possiamo dire sia il completamento di questo stile riflessivo, anche un po' depresso, ma nel senso Sì. giusto, che hai maturato in questi anni di lavoro e studio. La storia
è quella di due ragazzi che si ritrovano da giovani uomini e erano amici dall'infanzia, si ritrovano prima che uno dei due parta e si rendono conto di non avere più niente in comune. Quello che hai sollevato in effetti è un argomento molto attuale, sebbene abbastanza trascurato, considerando la nostra generazione che è fatta proprio di relazioni, amicizie a distanza, infinite possibilità di studio, di carriera e di luoghi in cui andare a vivere che alla fine poi rischiano di farti perdere. Anche se poi per te la cosa è stata diversa perché tu con la partenza ti sei trovato. Dici appunto che il tuo corto nasce dall'esperienza della perdizione di alcuni tuoi amici. Secondo te come mai alcuni di noi, come il protagonista del tuo corto e come i tuoi amici a cui fai riferimento, si perdono? Questo è un tema, è il tema che avevo voluto toccare e che vorrò toccare poi magari in futuro con altri progetti, perché è un tema molto caro, la perdizione dei ragazzi a metà dei loro 20 anni. Non è neanche una cosa, secondo me, che si riferisce troppo alla nostra generazione in particolare, ma è una cosa che capita a ogni generazione. Nel caso della nostra generazione invece quello che vedo è secondo me la gente non sa bene quello che vuole fare in un mondo con così tante possibilità, rischia di perdersi in un vortice di continue scelte sbagliate che lo portano poi ad un senso di profonda inettitudine e depressione, perché non capiscono quale sia il loro posto nel mondo. Diciamo che era l'estate tra il mio secondo e terzo anno e mi domandavo su cosa fare il mio corto, e lì, passando l'estate qui in Italia, uscendo con alcuni miei amici, ho iniziato a capire che forse era di quello che dovevo parlare, mentre io dall'altra parte so benissimo dove voglio andare e cosa voglio fare, e mi vengono poste delle domande tipo com'è che lo sai, e non hai una risposta. E avere una certezza così forte ovviamente è un lusso quasi in un mondo così dispersivo, ecco. Proprio a proposito della tua passione in qualche modo innata per il cinema, c'è un momento in cui tu hai capito che quella era la tua strada? Allora, io ho sempre avuto una grande passione per il cinema sin da bambino. I miei amici si ricordano dall'elementare che già dicevo che volessi fare il regista, quindi tanto tempo fa. Sono sempre stato grande appassionato. Quando ho capito che sarebbe potuta essere la mia strada, secondo me, è quando ho finito di girare il mio primo cortometraggio serio. Diciamo, mi sono messo con un amico che fa tutt'altro, però che mi ha sempre aiutato, Sebastiano Totta. Ho detto, ora prendiamo un budget e facciamo un corto serio. Ho fatto il mio primo corto fantasy, Ecate. Senti, appunto, questo tuo amore per il cinema sicuramente ti rende un giovane molto romantico. Ti distingui, devo dire, dalla maggior parte dei giovani appunto per questa passione del cinema d'autore, dato che la tendenza invece di oggi è quella di un consumo più veloce anche in tanti aspetti della vita e anche in quello della cinematografia. Ci sono giovani che davvero divorano serie TV su serie TV. A un intenditore come te è concesso di fare binge watching su Netflix? Allora, non guardo troppe serie, mi fermo. Io magari guardo 3, 4, 5, 6 episodi, poi mi stufo, mi fermo, preferisco spendere il mio tempo a guardare invece che 5 episodi, 3 film. Però ovviamente a un certo punto uno non può neanche passare tutto il tempo a guardarsi film d'autore, se no impazzisce quasi. Quindi sì, mi guardo comunque serie. Ultimamente sto guardando BoJack Horseman, The Office. Durante la quarantena, quando ancora ero in America prima di tornare qui, ogni pomeriggio quando non avevo lezione guardavo 2, 3, 4 episodi ed è stato anche divertente, però non mi divoro serie in maniera maniacale. Hai parlato appunto di quarantena. Ormai è un discorso che non si può evitare, è innegabile che la devastazione della pandemia abbia colpito anche l'industria del cinema.
Tu che idea hai a questo proposito? Sei positivo sul futuro del tuo settore? Vediamo cosa succede. Ci son vari discorsi, c'è il discorso che magari il cinema indipendente, soccomberà e quindi ci sarà un accentramento dell'industria solo nelle mani dei più forti, oppure quello che spero è che la gente, come ho visto fare molti anni quarantena in America, si inventino nuove maniere di fare film, non per forza con un apparato produttivo così ingente. Ci sono tanti film ed è una tendenza molto forte adesso di persone che fanno lungometraggi con una crew di 5-6 persone, mischiando un po' il documentario e la verità. Un esempio sono anche i film di Chloe Zhao, che ha vinto il Leone d'Oro quest'anno. Lei comunque i film in precedenza li faceva in maniera molto semplice, molto piccola. Però poi, soprattutto in Italia, c'è il problema della distribuzione, ovvero tutto questo cinema d'autore di cui abbiamo parlato, che appunto non viene seguito troppo. In Italia non viene distribuito. È stato distribuito poco fa il film di un famoso regista greco, Yorgos Lanthimos, che era stato fatto 10 anni fa e aveva avuto successo a Cannes, era stato candidato all'Oscar. In Italia l'hanno fatto uscire 10 anni dopo. In America, dove ero io, in quest'anno sono stato esposto a film che in Italia escono 3 anni dopo per 3 giorni in una piccola sala di quartiere. Affrontando sempre il discorso sociale, pensi che la tua funzione di giovane regista possa avere anche appunto un valore culturale, sociale, di engagement, e che il tuo linguaggio cinematografico possa aiutare a migliorare in qualche modo la società o perlomeno a farne comprendere le dinamiche? È una bellissima domanda, è un tema molto complesso, nel senso che probabilmente con Finisterre è la prima volta che tocco un tema che fa riflettere le persone, perché appunto tocco il tema dell'amicizia che svanisce in un periodo di transizione tra la vita post-adolescenziale alla vita adulta. Da qui a dire che voglio fare un cinema o che il mio cinema influenzerà la società, non lo so. Non faccio un cinema impegnato socialmente, però sono soddisfatto quando riesco a fare qualcosa che riesce a trascendere il puro intrattenimento o il corto in sé, riesce a dire qualcosa di profondo, in questo caso di generazionale. C'è l'idea di scrivere dell'amore e vorresti dedicarti però non più a un corto ma a un lungometraggio, giusto? Esatto. Puoi dare anche qualche insights su Vai. questo nuovo progetto? Lo sto scrivendo adesso, voglio analizzare un periodo che ho vissuto, è quasi autobiografica, ovvero la mia prima estate tornato dall'America qui a Milano, in cui dopo un anno che sono stato dall'altra parte del mondo in un ambiente totalmente diverso, mi rimmergo in quello che è stato l'ambiente in cui sono cresciuto, ne noto le diversità, noto quanto sono cambiato e soprattutto c'è tutta una parte di esplorazione sentimentale che voglio analizzare. Un mondo però confinato dalla parentesi estiva, perché poi ogni volta che tornavo in Italia dovevo tornare in America poi, quindi è sempre un'illusione. E l'hai già trovata la tua star? No, mi piacerebbe sapere già, non so bene ancora, non mi sono guardato molto intorno. Mi viene in mente che nei film, quelli che guardo io che sono meno impegnati, però molto spesso quando il protagonista è un regista si trova a combattere tra rimanere fedele alla propria storia, a quello che lui vuole comunicare come messaggio, oppure adattarsi alle esigenze della produzione. Non so se ti è mai successo, vabbè, nella tua esperienza fino ad ora, una situazione del genere o se invece ti dovesse succedere, come ti muoveresti? Per fortuna non mi è mai successo perché i corti me li sono sempre prodotti da solo, quindi avevo totale libertà. Però sto già vedendo adesso che mi dovrò scontrare con una situazione del genere nel momento in cui ci si approccia per i lungometraggi. Adesso con il mio corto che è stato presentato a Venezia, diciamo, ho una presentazione diversa, sicuramente rispetto a prima che sì, avevo studiato in America, avevo fatto dei lavori, però questo mi presenta in una maniera diversa, ovvero mi presenta come un giovane autore che
potrebbe fare di più. E quindi questo potrebbe cambiare le carte in tavola, però allo stesso tempo io vorrei rimanere totalmente purista della mia idea. C'è chi vuole fare film e c'è chi vuole fare un certo tipo di film. Io voglio fare il film come ce l'ho in testa. Per adesso sono così, molto testardo e molto romantico, appunto. Esatto. Hai tempo per diventare cinico. Esatto, ho tempo, spererei non adesso. Rimarrei a parlare ancora tantissimo, però questa intervista rischia No, di poi è finita, è finita. un lungometraggio. Yeah, it'll be weird. But I'm not gonna disappear. I'm just gonna be in another place.